Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Sudafrica, 1880. Il treno correva in direzione di Cape Town e nello scompartimento di prima classe il caldo era soffocante. Vicino al finestrino ingiallito dalla polvere sedeva una matrona sprofondata nelle sue trine e nei pesanti abiti scuri. Il ventaglio ricamato con cui cercava un po' di refrigerio non conosceva riposo. Proprio mentre il treno entrava nella stazione di Port Elizabeth, di colpo la donna si immobilizzò come se avesse visto un fantasma, lo sguardo sbigottito fisso su un punto al di là del finestrino. Cercò di trovare il fiato per dare l'allarme e infine un grido strozzato le uscì dalla gola. Santo cielo, c'è una scimmia che sta tirando le leve degli scambi ferroviari. Una volta che il treno fu arrivato a Cape Town, la gentildonna allertò immediatamente le autorità ferroviarie dell'incresciosa e pericolosa scena a cui aveva assistito. Gli ufficiali ovviamente erano un po' scettici riguardo al racconto della signora, una scimmia ai comandi della ferrovia, ma per dissipare qualsiasi dubbio ordinarono un'ispezione a Port Elizabeth. Quello che scoprirono li lasciò allibiti. Il casellante responsabile di quella stazione era un certo James Edwin Jumper Wide. Il soprannome Jumper non se l'era guadagnato per caso. Per spostarsi velocemente all'interno della stazione, James aveva l'abitudine di saltare da un vagone all'altro finché erano in movimento, certe volte perfino da treno a treno. Un pomeriggio, mentre eseguiva uno di questi stunt che l'avevano reso celebre, il piede lo tradì e James cadde sotto le ruote del treno. Il convoglio gli tranciò di netto entrambe le gambe. Un giorno James si stava aggirando per un mercatino locale quando vide un babbuino nero che guidava una carrozza. L'orgoglioso proprietario gli mostrò tutte le cose che l'intelligente primate era in grado di fare e James si convinse che quel babbuino potesse essere la soluzione di tutti i suoi problemi. Lo acquistò e lo portò a vivere con sé nella sua modesta abitazione a mezzo miglio dalla stazione della ferrovia. In breve tempo James e il babbuino, battezzato Jack, divennero amici inseparabili. James insegnò al primate a fare un po' di pulizia in giro per la casa, a ramazzare il pavimento della cucina e via dicendo. Jack era anche un'ottima sentinella e faceva da guardia al cottage intimorendo i visitatori indesiderati con le sue grida e sfoggiando le sue temibili mascelle. Ogni mattina James si accomodava sul suo carrello e Jack lo spingeva fino alla stazione ferroviaria. Ma il babbuino ben presto imparò ad aiutare il suo amato padrone anche sul lavoro. Quando i macchinisti avevano bisogno di carbone, facevano fischiare per 4 volte la locomotiva. James allora consegnava a Jack le chiavi che sbloccavano gli snodi dei depositi di carbone. Il babbuino apriva la scatola dei comandi e poi si girava verso il padrone in attesa del segnale. Appena James abbassava il dito, Jack tirava infallibilmente le leve corrette. Il babbuino controllava il treno in arrivo, assicurandosi che il segnale relativo al binario fosse effettivamente cambiato, e poi si godeva il passaggio del convoglio nella giusta direzione. Evidentemente quella mansione divertiva molto l'animale e gli regalava una particolare soddisfazione. L'impeccabile lavoro di squadra di James e Jack continuò per diversi anni fino a quell'ispezione di cui parlavamo all'inizio, quella scattata in seguito alla denuncia della facoltosa passeggera. Una volta scoperto che era effettivamente un babbuino ai comandi degli scambi, la società ferroviaria licenziò James in tronco.
Il capostazione però fece ricorso alle autorità chiedendo che le abilità del proprio babbuino fossero valutate e testate come quelle di qualsiasi altro dipendente della compagnia. Il manager incredibilmente accettò. Gli ispettori organizzarono delle prove e scoprirono con grande sorpresa che quando i macchinisti fischiavano al loro arrivo in stazione, il primate non aveva alcun problema nell'operare le leve alla perfezione. Impressionati, i responsabili decisero di ridare a Jumper James il suo incarico di capostazione e assunsero Jack come suo assistente, garantendogli le stesse razioni di cibo di un normale lavoratore e anche una piccola quantità di brandy al giorno. Jack the Signalman divenne una piccola celebrità e spesso frotte di curiosi si attardavano a vedere all'opera l'improbabile casellante. Jack morì di tubercolosi nel 1890, dopo 9 anni di onorato servizio. Fu l'unico babbuino della storia a essere regolarmente assunto da una società ferroviaria. Come Jack, anche Jackie era un babbuino, adottato da un certo Albert Marr, che aveva una fattoria a Pretoria. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando Albert venne arruolato nella fanteria sudafricana, chiese ai suoi superiori di poter portare Jackie con sé e sorprendentemente ottenne il loro permesso. Una volta arruolato, Jackie ricevette una speciale uniforme completa di bottoni, berretto e distintivi del reggimento. Aveva anche un libro paga e le sue razioni personali. Quando vedeva passare un ufficiale, il babbuino si metteva sull'attenti e gli faceva persino il saluto corretto. Accendeva sigarette per i suoi compagni d'armi ed era la miglior sentinella in circolazione, grazie ai suoi sensi dell'udito e dell'olfatto particolarmente raffinati, che gli permettevano di rilevare l'avvicinamento del nemico con largo anticipo. Jackie trascorse 3 anni in trincea, tra la Francia e le Fiandre. Il 26 febbraio del 1916 in Egitto Albert Marr venne ferito a una spalla e Jackie rimase lì con lui ad attendere i barellieri, leccando la ferita e facendo quello che poteva per aiutare il suo amico. Più tardi, nell'aprile del 1918, entrambi si ritrovarono in una violenta battaglia in Belgio. Mentre le esplosioni li circondavano, Jackie aveva cercato di costruirsi attorno una piccola fortezza fatta di pietre, ma sfortunatamente non riuscì a terminarla e venne colpito da una scheggia di shrapnel. La gamba destra di Jackie dovette essere amputata, ma questo gli valse una promozione a caporale e una medaglia al valore. Alla fine della guerra, il babbuino e Albert tornarono alla fattoria. Jackie visse fino al 1921, godendosi la meritata tranquillità dopo quegli anni di avventure, anche grazie a un'ottima pensione militare che il suo servizio in fanteria gli aveva fruttato. Silvia, ci hai portato un libro antico veramente straordinario e bellissimo. Di che cosa si tratta? Questo è l'erborario naturale di Santo Spirito di Reggio, cioè un erbario realizzato nell'ambito di un convento di frati osservanti minori della provincia di Reggio, di Santo Spirito, ed è una raccolta di erbe che risale alla seconda metà del Seicento probabilmente. È una specie di enciclopedia naturale, diciamo interattiva in qualche modo, no? Perché si possono vedere, si possono toccare le piante, si sente ancora il profumo. Sì, si sente soprattutto il profumo dei conservanti che hanno permesso di arrivare, sia pure in uno stato un po' deteriorato a noi, queste erbe che hanno quasi 400 anni. Era un prontuario soprattutto per il riconoscimento delle erbe con proprietà medicinali, terapeutiche, perché il significato all'epoca degli erbari era più che altro quello, più che la documentazione enciclopedica di tutte le erbe, era la conoscenza di quelle che potevano avere delle proprietà medicinali, tanto che in molte pagine sono proprio elencati i medicamenti cui possono essere utili le piante erborizzate. Ci sono anche piante velenose all'interno del libro.
Sì, ad esempio nell'elleboro, che è una pianta velenosa, c'è scritto che provoca il vomito. Forse in piccole quantità potevano ritenere che fosse utile, però questa indicazione mette in allarme. È particolarmente elegante la confezione di questo erbario. Le piante sono fissate ai fogli da piccole strisce di stoffa e questo ci riporta all'arte della seta, che era un'attività produttiva che caratterizzava Reggio nel periodo, era molto fiorente. Evidentemente però i frati non si accontentavano di striscioline qualunque, ma cercavano di variare in ogni pagina i colori, proprio per dare un aspetto più elegante alla composizione, così come questi bordi arancioni, la calligrafia elaborata. Era un oggetto utile, ma come usava all'epoca era anche un oggetto bello. Nell'episodio 9 della prima stagione abbiamo parlato di fotografie post-mortem, cioè di quelle foto che si facevano ai cari estinti a cavallo tra 8 e 900. La vita a quell'epoca finiva spesso in giovane età, velocemente, inaspettatamente. Inoltre non c'erano certo cellulari e ogni scatto implicava l'intercessione costosa di un fotografo. Così un'immagine catturata poco prima della sepoltura era spesso l'unico ricordo che rimaneva di una persona amata. Oggi queste foto fanno parte di un fiorente mercato perché raccontano un'epoca in cui il rapporto con la morte era diverso da quello odierno. Ma con l'allargarsi del collezionismo si sono diffusi anche una serie di falsi. Non soltanto alcune foto che non sono post-mortem vengono spacciate per tali, ma circolano anche leggende riguardo il modo in cui si realizzavano queste immagini. Una delle storie più dure a morire vuole che in epoca vittoriana si utilizzassero dei complessi sostegni in metallo per far sì che i soggetti deceduti sembrassero vivi e vegeti, magari mantenendoli in piedi. Un'idea che ha avuto fortuna perché ai nostri occhi rende ancora più morbosa una pratica che avvertiamo come esotica e per certi versi scandalosa. La storia nasce da una base di realtà. È vero che talvolta si cercava di rendere più naturale il defunto posizionandolo in posizione seduta, ma per quanto riguarda questi strani sistemi di sostegno, i soggetti che vi venivano posizionati sembrano così vivi perché non si tratta affatto di foto post-mortem. Con l'introduzione del daguerrotipo nel 1839, i tempi di esposizione divennero di circa 1 minuto e mezzo e verso il 1850 erano già scesi a circa 6 secondi. Eppure bastava un piccolo movimento perché la foto risultasse mossa e sfocata. Quindi gli stand in metallo per mantenere la testa o il corpo in posizione erano utili per eliminare i movimenti indesiderati ed erano pensati per i vivi. Con i defunti non c'erano tutti questi problemi. I morti sono particolarmente fotogenici, perché una delle loro caratteristiche è di non muoversi praticamente mai. Se questo episodio vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata con la persona più strana che conoscete. Così se arriverà fino a questo punto, si renderà conto di cosa pensate di lei. Alla prossima!